Bentornati! Oggi voglio unboxare, come dicono i giovani, 2 pacchetti acquistati su Vinted. Vinted è una piattaforma che ho scoperto da pochissimo tempo ed è un'applicazione su cui è possibile comprare e vendere le cose che non ci servono più, in particolare abbigliamento. E ho deciso di provare ad acquistare su questa applicazione perché 1. Mi è sempre piaciuto questo concetto del riutilizzo, 2. I prezzi sono stracciatissimi. Quando ho acquistato io, le spese di spedizione costavano solo 99 centesimi e il prezzo massimo di un capo di abbigliamento non supera i 10 euro, a meno che non si tratti di un capo di abbigliamento di marca o di un capo di abbigliamento molto particolare. Acquistato da 2 diverse venditrici, 2 ragazze italiane che io non conosco, non ho mai visto, semplicemente ho scrollato la home di Vinted, ho visto questi capi di abbigliamento che mi sembravano interessanti e ho deciso di comprarli. Mi sono informata prima di effettuare l'acquisto e moltissime persone sono rimaste deluse, altre persone sono rimaste assolutamente contente di quello che hanno ricevuto. Non so quale aprire prima. Ambaravacci Ciccoco, 3 civette sul Como che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, Ambaravacci Ciccoco. Dobbiamo partire da questo adorabile pacco fucsia. In questo pacco dovremmo trovare 3 diversi top in buone condizioni. Sono stracuriosa di vedere che cosa uscirà fuori. Oddio, che profumo! È bellissimo! C'è un odore buonissimo di pesca. Buono! Oh, ok, questa è la cosa che era descritta sul sito. Questa è la cosa più simile che sono riuscita a trovare. Si tratta di una magliettina a righe e il prezzo era di 1 euro. Questa maglietta ha una macchiolina sulla schiena. Ho chiesto informazioni alla ragazza che mi ha detto di essere andata dal parrucchiere e il parrucchiere le ha versato del decolorante sulla maglia. La mia idea è quella di coprire la macchiolina con delle toppe, in particolare questa toppa qui. Questo è quello che mi è arrivato. La macchia incriminata. La maglia è nuova, se non fosse per questa macchia che tra l'altro è anche abbastanza centrata rispetto alla schiena, quindi una bella toppa larga dovrebbe riuscire a coprirla e renderla ancora più carina. La taglia è esattamente la taglia che era riportata sul sito, una S. Non vedo nessun tipo di difetto a parte quello che la ragazza mi aveva citato. Provata, è fantastica e la taglia è perfetta. La seconda cosa che ho acquistato da questa ragazza è un altro top. Questo è l'annuncio, questo è il prodotto acquistato online. Sono riuscita a trovare solo qualcosa di AliExpress. Sapevo che questo modello era venduto anche da Shein, ma non sono riuscita a trovare la pagina di Shein su questo modello, quindi credo sia sold out da tantissimo tempo. Se avessi comprato questa maglia nuova l'avrei pagata, spedizioni comprese, 3,20 euro. Comprandola su Vinted l'ho pagata 2 euro. Vediamo che cosa ci è arrivato. Sono profumatissimi questi vestiti. Perfetta come era descritta dalla ragazza nel sito. E il materiale è tanto morbido, 80% cotone, credevo fosse 100% poliestere. C'è anche il cartellino con la taglia. Allargando mi sono accorta che la scritta è un pochino rovinata, ma solo se si allarga con le mani. Perché acquistare una maglia con una scritta che letteralmente significa per favore non usate cocaina nel bagno? Quando facevo la cameriera in un ristorante quest'estate, una sera con i miei colleghi ci siamo accorti che tutti gli specchi del bagno erano stati staccati e che qualcuno dei clienti li aveva utilizzati per sniffare della coca. Sono molto contenta che la mia idea non sia quella di monetizzare con YouTube, altrimenti questo video sarebbe già stato bruciato ancora prima di caricarlo su YouTube. Però vi assicuro che lavorare in un ristorante ad agosto non è un'esperienza piacevole, sicuramente formativa perché poi si hanno tanti aneddoti da raccontare. Ed eccola indossata. La taglia sembrava essere larga ma in realtà calza perfettamente. Il terzo elemento di questo pacco è un crop top. Questo è l'annuncio che
che io ho visto su Vinted, sempre dalla stessa ragazza. Questo è il modello originale, è un modello che ho visto sia su Shein sia su AliExpress, quindi non ho idea di quale sia il modello vendutomi da questa ragazza. In ogni caso l'ho pagato 2 euro nuovo, l'avrei pagato con spedizioni comprese 3,40 euro, 50 centesimi, quindi il risparmio è minimo a livello economico, ma è vantaggioso a livello di spedizioni. Le spedizioni di AliExpress sono lunghissime. Vediamo che cosa ci è arrivato. È adorabile. Oh, c'è una targhetta interna. Ok, 65% cotone e 35% poliestere. Si sente al tatto che non è puro cotone o che comunque la percentuale di cotone non è altissima. Però wow, non è un 100% poliestere, è una S, come ci aveva detto la ragazza. Questo non è stato davvero mai utilizzato e si vede dalla stampa che è perfetta, anche se a largo la stampa non si deforma. Sono contenta! Temevo si fosse ristretto lavandolo, in realtà calza a pennello. Oh, c'è qualcosa! C'è una letterina! Ah. Oh, che carina! Sono dei campioncini di creme. Io adoro i campioncini delle creme quando vado da Bottega Verde alla fine, perché me ne danno tantissimi e sono felicissima. È stata adorabile questa ragazza. Adesso credo di capire perché il pacco profumasse così tanto. Credo che il responsabile sia questo campioncino. Direi che il primo pacchetto è stato molto soddisfacente. Per 6,40 euro, spedizione inclusa e assicurazione inclusa, ho portato a casa dei capi che, se comprati nuovi, mi sarebbero costati circa 11,70 €. Non è un risparmio enorme a livello economico, è un grande risparmio a livello di tempo. Le cose sono nuove, assolutamente, manca solo il cartellino. Signorina dal pacco fucsia, io le do un bel 10 su 10. È arrivato il momento di aprire questo. Contiene meno capi, ma mi è costato un pochino di più, 10 euro. Non sento nessun odore, quindi ci saranno campioncini di profumo, credo. La prima cosa che ho intravisto è questa. Risale a una collezione di Tezenis di qualche anno fa che andò a ruba. Io provai a comprare proprio questo top di cui mi ero innamorata, ma era sold out ovunque, sul sito, nel negozio fisico. Non l'ho mai trovato, quindi quando l'ho visto da 3 euro sono impazzita. Questo è quello che dovrebbe effettivamente arrivarci. Io non ricordavo quale fosse il prezzo di questo top se comprato nuovo, quindi ho dovuto fare un pochino di ricerca su internet fino a quando non sono arrivata su un sito spagnolo dal quale sono riuscita a carpire l'informazione che mi interessava, e cioè che questo top costava 12,99 €. Solo top supera di 3 euro l'intero prezzo del pacco. Oh, è nuovo. Si capisce da questa, non ha segni di usura, non è sbiadita. Si capisce anche da un'altra cosa, dall'elastico. Tutti gli elastici tendono con il tempo a slabbrarsi. Mi è successo di recente con un top di Calvin Klein, il modello che tende a deteriorarsi in questo modo. Quello che non vedo è la taglia. Il cartellino con la taglia è stato tagliato. Non è una cosa che mi stupisce, perché lo faccio anch'io. Sa di bucato, 3 euro ben spesi. Veste molto bene, per chi fa sport come me questi top sono una benedizione. Procediamo con il secondo elemento di questo pacco. Questo è l'annuncio che ho visto su Vinted. Qui è stato difficilissimo capire quale poteva essere il prodotto nuovo. Ho provato a fare una ricerca e mi è uscita fuori una marea di roba. Tra tutto quello che mi è uscito fuori, il modello che mi sembrava essere più simile a quello comprato è stato questo qui. Compreso di spese di spedizione sarebbe venuto a costare 12 euro. Oh. C'è un piccolo problema, una macchiolina. Penso che semplicemente la ragazza non se ne sia accorta. Oh, ce ne sono diverse.
Sembrano quelle macchie che restano quando strusci con i vestiti contro delle ringhiere. Vedremo dopo il lavaggio. Non mi erano state menzionate, ma non credo sia un big deal. C'è la targhetta, ci dice semplicemente che il capo è al 95% in poliestere. Credo che non sia stata lavata. Non puzza, ma non ha un odore di bucato come il top. Dopo averla lavata è come nuova. Tutte le macchie sono sparite. La gonna si veste benissimo ed è super morbida al tatto. Adoro questi elastici sulle gonne. Qui non c'è più nulla. Questo secondo pacco mi ha lasciato meno entusiasta del primo per via della gonna. Direi di dare un 7, un 6, un 6, un 6, un 6 su 10. In generale, per essere stata la prima esperienza, credo sia andata abbastanza bene. Ho sentito storie terrificanti di persone che hanno ricevuto delle cose altrettanto terrificanti. Credo di essere stata fortunata per questa volta. Ho anche una pagina di vendita su Vinted, vi lascio il link in descrizione. Spero che vi siate divertiti e che vi abbia dato qualche dritta su come acquistare. Chiedete sempre foto, se vi sembra bene siano poche. Detto questo, buono shopping, buon divertimento e ci vediamo alla prossima volta.